Lunedì, suona la sveglia. Che ore sono? Già le 8. Devo andare al lavoro. Che vita di Chiedete ai miei amici, chiedete alla mia famiglia, chiedete ai miei ex colleghi. Chiunque vi dirà che qualche anno fa la mia giornata iniziava sempre con irritabilità, parolacce e pessimo umore. Mi svegliavo costantemente tardi, quasi all'ultimo minuto prima di andare a scuola o a lavoro, solo per cercare di recuperare il sonno che avevo perso dalla notte prima, dove ero andato a letto a notte fonda. Questo mi metteva nella condizione di iniziare la giornata con il piede sbagliato e di continuarla seguendo quella scia. La realtà però è che non ho mai realizzato il problema, fino a che sono andato in America. Lì ho passato un anno a lavorare con i bambini e per forza di cose mi dovevo svegliare alle 6, massimo 6:15 ogni mattina. Questo mi ha portato a capire che avrei dovuto inevitabilmente andare a letto presto la sera se non volevo sentirmi uno straccio la mattina dopo, e durante i mesi passati a vivere in questo modo ho capito che svegliarsi presto non era poi così male alla fine. Svegliarsi presto intenzionalmente, infatti, ha molti benefici sia sul nostro umore e sia sulla nostra salute. Se poi combiniamo lo svegliarsi presto a una routine mattutina, allora ci sentiremo ancora meglio. Solo quando un anno dopo mi sono trasferito a Praga, però, ho iniziato a capire la vera importanza della morning routine e a metterla in pratica intenzionalmente. In questo video vi faccio vedere qual è la mia. Alle 6:30 suona la sveglia. 6:45 o 7 se sono andato a letto un po' più tardi la sera prima. Dedico qualche minuto allo svegliarmi e a riflettere, senza però controllare il telefono. Poi alle 6:45 inizia la mia giornata. Non dopo essere andato al bagno però. La prima cosa che cerco la mattina è un bicchiere d'acqua, visto che è molto importante riidratarsi dopo la notte. Poi inizio a preparare la colazione perché la mattina ho sempre fame. Una volta preparata la colazione saranno le 7:15. Controllo il telefono e le notifiche importanti e a quel punto dedico 20-30 minuti all'imparare. Guardo video su YouTube che mi aiutano a migliorare le mie abilità nel creare video, le mie soft skills e video per ispirazioni personali. Verso le 7:45 lavo i piatti e pulisco tavolini e cucina. Di solito finisco tutto in un quarto d'ora e quindi alle 8 entro in doccia. Dopo una bella doccia calda mi lavo i denti e uso il filo interdentale. Quella di usare il filo interdentale in realtà è un'abitudine che non ho mai avuto prima dell'America, ma che in realtà ho capito essere molto importante per la salute dei nostri denti. Intorno alle 8:30 l'ultima cosa che faccio prima di iniziare a lavorare è meditare. Medito ogni giorno o quasi per 10 minuti. Uso sempre l'app Balance che mi aiuta a tenere il tempo anche nel caso in cui non segua particolari lezioni o piani di meditazione. Meditare mi porta davvero tanti benefici, ma di questo ne parlerò in un video dedicato. Alle 8:45 inizio a accendere il computer per poter lavorare, visto che nell'ultimo periodo sto lavorando da casa in smart working, altrimenti vado in ufficio. Ho la fortuna di abitare davanti all'ufficio dell'azienda per cui lavoro, quindi posso uscire anche solo qualche minuto prima delle 9. Avere una routine mattutina di questo genere mi aiuta moltissimo a essere positivo e motivato per la mia giornata, quindi cerco sempre di seguirla, perché so che dedicare del tempo a me stesso è fondamentale per il mio benessere personale. Ci tengo a sottolineare però due cose. La prima è che questa è la routine mattutina che sto seguendo in questo momento. Nei mesi precedenti era diversa, ad esempio leggevo la mattina e non la sera. In base alle stagioni, alle esigenze, ai miei bisogni, ai miei interessi, ogni tanto vado a cambiare qualcosa. In futuro magari mi piacerebbe metterci anche lo yoga, se riuscissi a iniziare un corso vero e proprio. La seconda cosa è che una morning routine funziona per me, ma potrebbe non funzionare per una persona notturna magari. Infatti sconvolgere le proprie abitudini e non svegliarsi più all'ultimo minuto per svegliarsi presto la mattina potrebbe essere difficile. Credetemi, ci sono passato anche io. Ritengo però che uno stile di vita di questo genere sia più produttivo per me e personalmente mi trovo meglio. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate riguardo, se siete delle persone mattutine o magari siete delle persone notturne. Io vi ringrazio per aver visto questo video e spero che sia stato di ispirazione per qualcuno di voi. Se fosse stato così, allora ti invito a lasciare un mi piace, così da poter far sì che anche altre persone lo possano vedere, e a iscriverti anche al canale per altri video su crescita personale. Per altri contenuti e ispirazioni puoi trovarmi anche su Instagram a Franco Lo Conte, mentre noi ci vediamo in un prossimo video.